Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia della nostra nuova bicicletta, una bicicletta molto particolare e vi ho portato qui fra le montagne così dopo andiamo a provarla un attimino come va in salita. Perché questa bicicletta qui è particolare? Perché innanzitutto ha una batteria, ha un motore ed ha un sensore di coppia all'interno qui dove andiamo a fare lo sforzo. Cos'ha di particolare? È una batteria che ci permette di andare, abbiamo un aiuto fino ai 25 km/h, perché questo dice la normativa italiana. Non possiamo andare solo in elettrico, anche se viene fornita di un acceleratore da applicare qua. E poi il motore è dietro, direttamente qua dietro. Cos'è di particolare? Che la posso piegare. Quindi adesso io l'ho portata qui in montagna, l'ho messa dentro nel bagagliaio della mia Captur, che non è enorme, però questa ci sta tranquillamente e dopo vi faccio vedere come si fa. E adesso andremo a provarlo un po' in giro per vedere come va la pedalata assistita, cioè quando io faccio uno sforzo arriva questo motore elettrico che ci aiuta a fare delle salite, poi quando lui non rileva più lo sforzo si spegne e per questo ci permette di fare più di 40 km con l'aiuto del nostro motore. Se poi andiamo solo in elettrico, ma non si può qui in Italia, quindi non vi dico neanche i valori. È una bicicletta particolare, bella, perché non ha nessun segno di saldatura, è tutta uniforme come vedete, molto interessante. Comunque adesso ve la faccio vedere dal vivo come faccio per le auto sul canale mio di Espertone. Qui vi farò vedere la bicicletta da vicino e come funziona. Eccola qua la nostra bicicletta. Allora vi faccio vedere, qui abbiamo delle belle maniglie per impugnare bene, freni che sono sia anteriore che posteriore, sempre a disco. Quindi abbiamo il freno a disco davanti e anche dietro. Il cavalletto è posizionato qui dietro, il motore è dentro qua, qui abbiamo il motore elettrico, poi abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti, come vedete, molto veloce e pratico. Guardate anche qua la cura dei dettagli, hanno messo una protezione per il cambio, questo pezzo di ferro qua. Dietro abbiamo le luci, in questo caso qua, qui è a batteria, quindi abbiamo delle batterie interne, abbiamo il portapacchi, qui c'è la batteria che va inserita dentro qui, per mettere la sottocarica abbiamo lo spinotto da mettere qua, se vi faccio vedere, qua c'è lo spinotto, poi si chiude e ben che fatto. Se volete toglierla, qui abbiamo la chiave, togliamo, apriamo la batteria, la togliamo e ve la portate via con voi. Qui vedete il cambio, qui adesso c'è il pedale, guardate quanto particolare è anche il pedale, come è fatto bene. Se io voglio, quando piego la bicicletta, premo questo tastino qua, così, e lui si piega, in modo da recuperare ancora spazio, questi 10 cm riesco a recuperarli. Ma guarda come è fatto, sentite? Sentite quando lo chiudo? Qua è tutto in metallo, è fatto veramente molto molto bene. Qui abbiamo l'apertura, se dopo vi faccio vedere come piegarla, vedete, io l'apro così, ecco qua, qua c'è un gommino, hanno messo anche il gommino per non rovinare appunto il metallo, è tutto ben costruito. Abbiamo i cartarinfreggenti anche sulle ruote, eccoci qua, il faro anteriore, questo è collegato direttamente alla batteria della nostra bicicletta, scritta DYU, eccoci qua, e poi qui vedete il cambio a 7 rapporti della Shimano, il campanellino che non è elettrico e ben venga, classico campanellino, e qui è dove andiamo a accendere la nostra bici. Allora teniamo premuto qua, ecco, questa è una critica che vorrei fare perché non è, allora io tengo premuto, vedete, e adesso mollo e lui resta acceso, ma non ha un display per dire sono acceso, perché dopo un po' queste si spengono, non ha un display per dirmi qui abbiamo il livello della batteria, ho un display per dire sono acceso, è in funzione o cose del genere. Adesso io per spegnerlo tengo premuto e lui si spegne, vedete che non è molto pratico, io do un colpetto e lui non si accende, devo tenere premuto per sicurezza questo, però almeno ci fosse un display digitale, beh, sarebbe un po' meglio. Ecco, tutto qua. Qui poi abbiamo la regolazione dei freni, tutto quanto, e questa è la bicicletta. Io adesso ve la piego un attimo, così vi faccio vedere come va.
Per piegare la bicicletta è molto semplice. Allora, innanzitutto avete visto che i pedali si possono piegare qui, così, tac, e anche dall'altra parte facciamo. Poi apriamo questo tastino qua, la giriamo e facciamo appoggiare nel gommino che vi dicevo prima. Prima però devo aprire questo, abbasso questo qua così, ok? Ho abbassato il tutto. Adesso tiro su il cavalletto e giriamo la bici così. E lei si piega a metà. Qui sotto, dove abbiamo messo adesso noi, c'è un pezzettino di plastica che appoggiandoci non ci rovina il pavimento dove andremo ad appoggiarla. E questa è la mia bicicletta. Eccoci qua. Non è leggerissima, comunque sono 22 kg, però l'ingombro è veramente ridotto al minimo. Dopo andiamo a metterla dentro, quando torniamo, andiamo a metterla dentro nel bagagliaio e vi faccio vedere lo spazio che occupa. La sella è ammortizzata, comunque è un ammortizzatore che si può anche regolare sotto. Bene, dai, andiamo a provarla così vediamo come va. Una strada ben più che in salita, diciamo. Guardate qua lo spettacolo delle montagne. E adesso proviamo a fare un po' di salita e poi faremo un po' di sterrato per vedere come entra il motore che ci dà una mano. Adesso spero di farvi vedere tutto quanto. Allora adesso io parto e c'è un po' di sforzo all'inizio fin quando non entra. Ecco, adesso è entrato e io tranquillamente sto facendo una super salita. Sentite? Spero si senta il motore che sta dando una mano. Benissimo, molto bene. E lui pian pianino ti aiuta a fare questa salita senza nessuna fatica. Stiamo salendo molto bene. Guarda che se ne finisco la batteria vedo un po' dura andare su, però adesso stiamo andando tranquillamente senza nessun problema, come se fossimo in piano. Spero che mi sentiate bene, perché qui la salita è molto valida. Ma tranquillamente io adesso potrei anche cambiare rapporto, mettere un rapporto più difficile, ma lui quando sente la sforza ci aiuta tranquillamente. Molto comodo questo aiuto. E la salita è bella, però zero problemi. Bene, adesso io direi proviamo a fare un po' di sterrato, vedere come si comporta, se è ammortizzata, se ci sono sforzi, se ha un buon controllo sulla ghiaia. Proviamo un attimino. Spero di riuscirvi a portare un bel video e che si senta bene. Adesso qua c'è un pezzettino in discesa e quindi i freni mi sembra che funzionino molto bene. I freni a disco sono sempre molto utili. Eccoci qua. Anche nonostante ci sia la ghiaia, vedo che il controllo c'è. Io sono con una mano adesso e non c'è nessun problema. Sì, molto bene. Guardate lo spettacolo. Eccoci qua. Comunque potete passeggiare tranquillamente senza nessun problema, che adesso entra, sentite adesso sforzo un attimo e c'è sempre l'aiutino che ti dà una mano a pedalare. Adesso proviamo a fare un attimo, inizia un po' la salita, sentite? Non so se riuscite a sentire il motore che mi aiuta. Adesso qui inizia la vera e propria salita. Ecco, senza nessun problema. Ecco. Anche qua c'è la ghiaia che è molto alta, ma lui aiuta costantemente. Molto bene. Senza sforzi. Adesso voglio provare a prendere questa strada qua in mezzo alla natura e vediamo come si comporta. Speriamo che la batteria si mantenga. Proviamo un attimino a vedere come va. Salutiamo le mucche. Ciao mucche belle. Ciao ciao. Eccoci qua.
proviamo a correre qua. Sentite il motore che qui lavora sempre. Sentite. Sì. C'è sempre questo aiuto costante che è veramente una cosa molto valida. E nonostante, guardate come è fatto il percorso, non so se riesco a far capire, ma lei va tranquillamente, senza nessun problema. Molto molto bene. Anche un buon controllo, quello sì. Bene, penso che prova più che superata dalla nostra DYU, che è molto interessante. Eccoci qua. Ripartiamo. Oppa. Sì, c'è un attimo quelle prime 2-3 pedalate da dare che non sempre parte in automatico, ma appena sente un po' di sforzo in più lei va come un treno. Molto bene, spero di venire fuori da questo sentiero in qualche modo. Eccoci qua. La batteria ce l'abbiamo piena, quindi di autonomia ne abbiamo volontà. Bene, adesso andiamo alla macchina, così vi faccio vedere come si fa a piegare e a metterla in auto. Ecco qua signori, vedete? Siamo arrivati in macchina, io adesso l'ho caricata, ci sta perfettamente. Ho tolto la sella, perché comunque si può togliere, e qui vi faccio vedere anche che potete regolare l'ammortizzazione che vi dicevo prima. Ci sta perfetta, perché guardate, e siamo su un baule di una Captur, che tra l'altro con il piano sopra. Quindi molto molto comoda questa cosa che si può piegare. Immaginate se fosse una bicicletta normale che non potevo piegarla, dovevo stendere tutti i sedili, buttarlo giù, ma non ci sta più nessun altro dentro. Quindi molto molto bene. Bene, io concluderei il video qua così. Scusate per il fiatone, ma a volte interviene, a volte no, perché deve proprio sentire lo sforzo per intervenire, e questa è una cosa che posso apprezzare, perché comunque è un prodotto che non è proprio elettrico al 100%, ma è un aiuto, è come l'ibrido, diciamo, è un aiuto allo sforzo. Quindi di gambe dovete averle lo stesso anche per fare le salite. Io vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla, ci sono sempre degli sconti validi, il prezzo iniziale è di 9,49, ma dopo ci sono dei vari sconti. E che dire, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, veramente non costa nulla, e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!